Ciao, sono Nene, sono un artista di filato e quest'anno per la prima volta ho partecipato ad Abilmente a Torino. È una fiera della creatività che dura 4 giorni e io sono andato con le mie creazioni e i miei corsi. Vieni con me a vedere com'è andata. Siamo in macchina direzione Torino. È stata la sfida di Tetris più difficile che abbia mai fatto. Io sono un grandissimo fan di Tetris, ma caricare questo, livelli nuovi. È la prima volta che vado ad Abilmente Torino e quindi non so bene cosa aspettarmi, sia a quantità di gente, interesse della gente. Non lo so, sarà tutto nuovo. Non ho davvero mai visto il padiglione, non ho mai visto tante delle persone anche che espongono ad Abilmente Torino. Comunque abbiamo davanti un po' di strada, me ne abbiamo già fatta un pochina. Io sono mega emozionato per oggi. Devo dire una cosa importante, cioè non capisco perché il mercoledì in cui si va ad allestire la fiera fa sempre caldissimo, c'è sempre il sole, ci sono sempre 23 gradi e quindi anche oggi sono in maniche corte. E da un lato meglio, però fa caldo. Oggi penso che arriverò lì nel pomeriggio, quindi dovrei riuscire ad allestire con abbastanza tranquillità. Ovviamente voglio prendermi tutto il tempo possibile per fare bene anche lo sfondo dello stand, che è appunto la grande novità che ho rispetto alla fiera di Vicenza fatta il mese scorso. Ho un po' di richieste di corsi per i prossimi giorni, alcuni corsi sono andati sold out e questo mi rende super felice e spero davvero tanto che ci sia gente interessata, gente che ha voglia di scoprire cosa faccio e le mie creazioni e quindi che questi giorni vadano bene. Ci siamo fermati all'autogrill per la pausa pranzo e sono euforico perché l'orticella è vegana. Io ho sempre amato l'orticella prima di diventare vegano, ma dentro aveva la mozzarella o qualcosa del genere e il resto erano tutte verdure e quindi facevo sempre... mi mancava. E ora l'hanno fatta vegana, c'è il Philadelphia vegano dentro, io... euforico, buonissima, ne ho mangiata una ed ero tipo throwback, contentissimo. Poi ho fatto l'errore, o forse mi sono salvato, non lo so, perché ho ricordato che quando vado ad Abilmente e faccio tanti corsi uno dopo l'altro, mi succede di perdere la voce e quindi la mia salvezza, e di solito me le porta mia mamma quando faccio Abilmente Vicenza, è che mi porta delle caramelle per la gola. E questa volta, col fatto che sto andando a fare un Abilmente fuori sede, non ho le caramelle per la gola, quindi ho detto, le ho viste in cassa e ho detto ne prendo una. E ho pagato 3,40 € per delle Golia. Sono le Golia più costose che io abbia mai preso, ma ho certezza che mi saranno utili nei prossimi giorni, quindi secondo me sono stati 3,40 € ben spesi. Abbiamo fatto il check-in nel nostro B&B e scusate ma... bellissimo portachiavi. Iniziamo? Vivo di rendita perché mentre io andavo a conoscere i vicini di stand, Pera ha portato qui letteralmente tutto,
quindi ora mi trovo con le cose da allestire, ma non ho fatto avanti e indietro e non ho portato le cose. Prego, appoggia pure in questa direzione il mio valletto. Grazie. Ok. Ok, facciamo cose. Qui mettiamo Arch Bag. Ho finito di fare il setup, sono piacevolmente contento. Non ho ancora fatto nulla nell'area corsi perché gli stand a fianco a me stanno usando il tavolo corsi per appoggiare le cose mentre fanno il setup, ma quindi domani cercherò di arrivare abbastanza presto per mettere una tovaglia, mettere un po' di festoni anche nella zona corsi e allestire un po', rendere un po' più gradevole anche l'area. Però sono super felice della mia parete, mi piace un sacco e penso che racconta un po' di quello che ho dentro, un'esplosione di colori. E la mia parte preferita è questa, perché c'è un pomodoro. Non io, che guardando questa foto ho detto no scusa, è troppo bianco qua in cima, e quindi ho fatto arrampicare pera per attaccare quello e quello, così che non sia una linea bianca qui in cima, ma sia un'esplosione. Momento apprezzamento formina pomodoro. Pera ha detto una cosa super intelligente, ovvero che in realtà tutte le mie formine sono pomodori decostruiti. Praticamente quando ho annunciato che sarei venuto ad Abilmente Torino, una gentilissima ragazza di Torino mi ha scritto: eccomi, ora ti consiglio tutti i ristoranti che dovresti provare. E io ero tipo: mandami la lista, mi salvo tutto. E così è stato, mi ha mandato tutti i link con i suoi consigli e io mi sono salvato tutte le posizioni su Maps, e la maggior parte di questi sono vicini, cioè sono nella stessa zona, quindi posso permettermi di andare e cercare se uno di questi ha spazio per noi e per poterci sedere e mangiare lì, e se no ne proviamo un altro. E mi ispirano tutti, e inizieremo da quello che lei ha detto che è il suo preferito. Scritto? Ok, scusa. Siamo di ritorno da passeggiatina cena e passeggiatina sul Po.
lungo il Po, non sul Po. Molto carino, probabilmente più bello di giorno, ma va bene lo stesso. E ora si sta accendendo il computer per rispondere a un paio di mail di corsi e io, persona iperprevidente, e i miei 150 infusi, camomille, teini per le colazioni e le serate. Quindi adesso camomilla. E bello andare in centro, ma praticamente dalla metro al centro sono 20 minuti a piedi e poi 20 minuti a tornare, e quindi secondo me non avrò l'energia di farlo i prossimi giorni. I miei piedi, dopo che sto in piedi tutto il giorno in fiera, mi diranno camminare, quindi probabilmente oggi e mai più. E va bene così. Rispondiamo a un po' di mail. È sempre strano dormire in un letto che non è il proprio, quindi non sono proprio completamente riposato, ma ho dormito e quindi ora ho per fortuna tè e biscotti portati da casa e posso fare una prima colazione e poi andare in fiera abbastanza presto perché devo allestire la zona corsi, che ieri non ho avuto modo di farci nulla, quindi vorrei dedicarmici oggi. Oggi non ho corsi programmati se non il corso di rammendo con qualche iscritto, non è sold out, quindi magari si aggiungerà qualcuno in giornata, non lo so. Immagino che sarà una giornata abbastanza relax. È il giovedì, quindi tanta gente ancora al lavoro e non so se qui a Torino fanno i gruppi, che è il pubblico più impattante del giovedì all'edizione di Vicenza, perché arrivano le corriere piene e entrano tutte all'apertura della fiera, quindi c'è un sacco di gente fin da subito, e qui però non credo lo facciano. Primo corso di rammendo con telaio finito, è andato molto bene e le novità che ho aggiunto in questo corso sono state grandemente apprezzate, quindi appunto ho sistemato alcuni dettagli, la lunghezza del filo e alcune cose, e è andata molto meglio secondo me. Belle persone, tanta gente interessata, un sacco di domande sul punch needle, e non ci sono i gruppi, non esistono i gruppi ad Abilmente Torino, quindi quello è stato un po' strano, cioè non sono abituata a vedere le persone che girano con l'etichetta, con le spillette del gruppo e arrivano tutti insieme con la corriera appunto il giovedì. È proprio il giovedì a Vicenza è giorno gruppi. Qui no, qui è normale che la gente magari in giro da sola, con gli amici, con la famiglia. Valido. Oggi non ho altri corsi e stamattina ho dimenticato di prendermi la borraccia d'acqua, quindi ho letteralmente adesso, e sono le 3 di pomeriggio, sto andando a comprare una borraccia d'acqua. Succede anche questo in fiera. Fai un paio di tei, non voglio che mi fai fiera. Fine prima giornata, sono stato abbastanza contento. Un po' di persone sono letteralmente venute a dirmi: sono qui perché so che ci sei tu e perché ho visto le tue stories su Instagram o su TikTok o su YouTube, e quindi eccoci. Dunque, giovedì andato, e da domani sicuramente iniziamo ad avere un po' più corsi, ma oggi ho già fatto da anni ho già fatto acquisti, perché sono chiaramente nel corner di fiera tra i più belli o tra i più dannati, e quindi ho dietro di me Giorgia di Soffice Crochet e diagonalmente a me Simon,
che fa Needlefelt, mentre Giorgia fa amigurumi, e quindi ho comprato dei kit e dei pupazzetti amigurumi, una pecorella puntaspilli, la devo fare un video e mostrarvela perché è bellissima, da Giorgia, e ho comprato un paio di regali di Natale, quindi mi sento un po' meno in colpa perché sono regali di Natale, e è folle perché Giorgia fa più kit che creazioni finite, quindi alcune delle sue creazioni finite sono letteralmente finite, cioè che c'erano la singola creazione, se la compri bene, se no saluti. E quindi stamattina avevo visto un paio di cose e quando sono andato lì dopo il corso non c'erano più ed ero tipo ok, allora questi me li tieni da parte. Però sono molto contento, e così ho anche trovato un po' di bei regali di Natale da fare ad alcuni miei amici, sono molto molto soddisfatto, e ho comprato il kit di un gatto pescatore, si chiama Orazio, non vedo l'ora di farlo, sarà bellissimo. E Giorgia ha detto che ho le capacità di far farlo e io mi fido di Giorgia. Siamo usciti a procacciare del cibo e stiamo ordinando una za. Una za. Ho risposto a un paio di mail. Sono sempre... Mi dispiace sempre un sacco quando le persone mi scrivono durante i giorni di fiera, perché ovviamente posso rispondere solo la sera tardi e quindi non sempre ci si riesce ad organizzare, e soprattutto i miei corsi hanno avuto abbastanza richieste, alcuni sono sold out e quindi sto dicendo di no ad alcune persone perché lo spazio che ho per i corsi saremo già molto molto stretti e mi dispiacerebbe, cioè, non so dove mettere le sedie, e però mi dispiace un sacco perché ad averlo saputo prima avrei potuto organizzare altri corsi, quindi fare turni diversi, fare orari diversi, o cercare di capire meglio gli spazi, o portare anche materiali per più persone, perché su alcuni di questi non ho fisicamente i materiali per prendere altre persone, e questo è un po' il problema di, purtroppo, chi si iscrive all'ultimo. E lo so che per tanti magari è perché non sapevano ancora se riuscivano a venire o se avevano turni da lavoro o qualsiasi motivo. E mi dispiace, però da ambo le parti c'è dispiacere, ecco. Ora niente, ho fatto la doccia, ho risposto alle mail, quindi ora mi concedo, penso che mi metterò in orizzontale sul divano e metterò un episodio di qualcosa, starò lì un po' a guardare fisso nel vuoto. E niente, non si pensa a niente, e domani, venerdì, secondo giorno di fiera. La focaccina per iniziare bene la giornata. Ton 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 ton. Mannaggina, ci deve Altro essere che l'acqua del sindaco di Torino. Perdincibacco. Perdincibacco. Giorno 2. Ho appena finito di aprire lo stand, preparare, sistemare tutto, controllare che tutto fosse al suo posto, in ordine, e oggi abbiamo un po' di corsi, credo siano partiti tutti e tre, quindi ricamo, rammendo e punch needle, ma spero si unisca qualcuno al corso di ricamo, quindi spero di fare un gruppo un po' più cospicuo la mattina. Secondo me è più carino quando c'è un po' di gente con cui confrontarsi, vedere cosa sta facendo il vicino, chiacchierare, creare un po' di comunità. Quindi sono felice quando ai corsi, appunto, c'è un gruppetto. Ho appena finito il corso di ricamo, super carino, e ora devo preparare il corso di rammendo, ma prima devo assolutamente andare in bagno e pranzare, quindi sono leggermente di corsa.
primo acquisto della fiera, dei calzettoni bellissimi, ovviamente nei miei toni di verde, anche se qui assolutamente non si legge, per l'associazione Il Filo dell'Arte, il filo sull'arte, sul filo dell'arte, scusate, chiaramente io ho i nomi delle associazioni, però bellissimi calzetti, bellissima associazione. Però sì, praticamente questa mia corsista ha detto che lei viene da Abbigliamento Torino da mo' e questa edizione in particolare ha un po' troppi gioielli, troppi pochi filati e principalmente stand di gioielli. Ha detto che non è sempre così, però stavolta è così. Questi funghetti sono troppo carini. Esatto, c'è il funghetto verde salvia. Uscito dalla fiera, ho appena fatto anche la premiere su YouTube mentre ero in fiera. That's the life. E ora abbiamo deciso che se non andiamo oggi in centro a provare uno degli altri posti che ci hanno consigliato, non andremo assolutamente nel weekend, anche perché domenica io torno a casa e lunedì vado a lavorare. Quindi o oggi o mai più. Quindi ora proviamo ad andare in centro. Posso dire di aver visto un museo egizio da fuori. Siamo andati a mangiare da Ravi, una ravioleria cinese, again consigliata nella stessa lista dalla mia stessa follower. E abbiamo preso i ravioli vegani, buoni, e il piatto del mese novembre-dicembre, che sono degli spaghetti con lenticchie, tofu, un po' piccantini, deliziosi. E ci siamo guardati negli occhi dopo aver camminato 20 minuti dalla stazione alla ravioleria e abbiamo detto: ok, abbiamo fatto bene a venire stasera, non l'avremmo fatto altrimenti. E quindi abbiamo detto: ok, se prendiamo altro cibo da asporto per domani sera. E spero che questo ci dia grande forza per affrontare la giornata di domani. Domani ho il full, è il sabato, è il sabato. Quindi abbiamo corso di ricamo sold out, corso di rammendo sold out e poi ho fatto partire un secondo turno di corso di ricamo che al momento ha dei posti, ma chissà se non si aggiungerà qualcuno domani in fiera. Però sono contentissimo, sono euforico. Oggi è andata bene, il venerdì è un po' più tranquillo, ma ci sta, così possiamo mantenere un po' di energie per affrontare la giornata di sabato e poi la domenica. E a domenica so che sarà un po' impegnativo perché smonteremo e dovremo caricare la macchina e ripartire e tornare in Veneto. Yeah, not looking forward to that, ma intanto affrontiamo il sabato. Che cosa dovrei fare con un pentolino di queste dimensioni?
un uovo più piccolo della mia mano. Vera mi ha raccontato una cosa troppo divertente. A quanto pare ieri alcune persone hanno chiesto, vedendo l'esposizione di Archer Bag, hanno chiesto cosa fosse in generale, quindi alcune persone proprio tipo cos'è? Ah, un marsupio, una borsa, si può personalizzare, eccetera eccetera, ma a quanto pare qualcuno è arrivato e ha chiesto ma sono mutande? Bene, il prossimo pattern, mutande all'uncinetto. Tra le cose che non ho raccontato di ieri comunque c'è stato che una mia corsista mi ha mostrato che ha iniziato a fare Archer Bag all'uncinetto in una versione viola un po' variegato, davvero davvero molto bella, e quindi le ho detto guarda, quando la finisci ti prego mandami una foto perché è super super bella, e quindi spero la finisca e spero le piaccia. Però mi ha fatto così tanto piacere anche perché ha complimentato il video tutorial che è insieme al pattern, dicendo proprio guarda che è super chiaro, è super preciso. Io ho pensato, cioè lei ha detto, io ho pensato se anche non avessi mai preso in mano un uncinetto avrei capito cosa dovevo fare, e questo per me è davvero uno dei complimenti più grandi, quindi sono stato super super contento. Scusate, ma che paura fa il Palazzo della Regione nella nebbia con le luci che si accendono e si spengono? Questo è Lingotto Fiere e questa cosa che svetta e sparisce. Scusato dai ministri. Lui è Fammi fare... tutto dalla parte. Come nel gusto del normale. Dai. Scusate, mi serviva il tempo di Anche questo succede ad Abilmente. Ovviamente l'area corsi è condivisa e io sono un po' anomalo, the elephant in the room, con i miei corsi da 12 persone. Quindi abbiamo da questo lato Elena che sta facendo il corso di tart per l'armadio in cera di soia. Qui abbiamo Simon che sta facendo il corso di infeltrimento per fare delle spille a forma di ranetta, e qui abbiamo Soffice Crochet che sta facendo il corso di uncinetto per imparare, e qui al centro la mia isola di corsisti che impareranno a ricamare questa mattina. Sono contentissimo di aver trovato per fortuna delle persone super comprensive intorno a me e che quindi abbiamo capito le necessità di ognuno e siamo riusciti a dividerci l'area, e siamo un po' stretti ma ci stiamo tutti, quindi è proprio un piccolo angolo arcobaleno di tanta creatività e tanto imparare a corsi. Pronti? Signori, via! È bellissima. Sarà il tortellino, saranno le spille, sarà, cioè, è deliziosa, è stupenda. Tutti verso il lato e poi di nuovo tutti verso l'alto. Che giornata folle! Sto mangiando una caramellina per la gola perché oggi ho fatto un corso di ricamo sold out, un corso di rammendo sold out, un altro corso di ricamo sold out, e davvero sono stato contentissimo. Ho incontrato un sacco di gente strapiacevole. Questi torinesi ci piacciono. Praticamente non sono uscito dal mio stand tutto il giorno, anzi non sono uscito dall'area corsi, il mio stand è stato completamente non gestito da me. Quindi ci tengo a ringraziare tutte le persone che sono passate a trovarmi e non hanno potuto parlare con me perché stavo tenendo un corso. Mi avvisano che passate a trovarvi e io vi mando un cuoricino comunque.
grazie mille che passate a trovarmi. E ora manca circa un'ora alla chiusura della fiera, quindi forse avrò il tempo di fare qualche giretto, però intanto mi sto godendo i miei primi 5 minuti da seduto di tutta la giornata. E domani sarà più o meno simile, perché anche domani ho il tris di corsi, però invece di fare il doppio ricamo farò un corso di punch needle. Sono molto contento. Sta andando molto bene. I corsi mi piace così tanto farli, mi piace conoscere le persone, mi piace vedere quello che fanno e fanno delle cose strabelle, quindi nice. Siamo tornati a casa, onestamente distrutti dal sabato. Nel senso è stata una giornata molto intensa. Abbiamo cenato con, per fortuna, ieri sera da Ravi abbiamo preso da asporto alcune cose, quindi abbiamo mangiato la stessa cena di ieri, semplicemente riscaldata. Ho fatto la doccia, incredibilmente per la prima sera non devo rispondere a mail, ho risposto a un paio di mail dalla fiera, dal cellulare, faccio un po' più fatica a rispondere dal cellulare perché non ho tutto sotto mano, ma l'ho fatto. E quindi stasera ho il tempo, per fortuna, di risistemare, rifare le borse, andare a risistemare tutte quelle che sono le cose lasciate in giro. Domani mattina facciamo il check-out e salutiamo queste mura che ci hanno fatto sentire tutte le conversazioni dei vicini. Non ringrazierò queste mura, ma ci hanno dato un tetto sotto cui stare, quindi va bene, dai, siamo sopravvissuti. E quindi domani è l'ultimo giorno di fiera, è domenica. Sicuramente sarà una giornata super intensa perché ho dei corsi e sicuramente sarà super intenso perché la sera smonteremo tutto, saliremo in macchina, caricheremo la macchina e andremo con la macchina verso casa. Quindi sì, sarà sicuramente... ci saranno un po' di corse, un po' di cose, un po' di casini, un po' di pesi da spostare, classico. Però sono super felice. Torino mi sembra anche una città davvero molto bella, mi spiace non aver avuto un giorno in più o un giorno diciamo fuori dalla fiera per poter visitare un po', vedere la città, ma mi piacerebbe molto tornare. Non esiste l'edizione primaverile, non ci sarà, almeno l'anno prossimo, nel 2026, non ci sarà l'edizione primaverile di Abilmente Torino, ma spero in futuro di poter tornare qui. Ci vuole tanta preparazione, bisogna fare tantissime cose per fare più di un Abilmente in una stagione, però è stata una grandissima soddisfazione, ho fatto tanti corsi, quindi sento di aver avuto modo di insegnare a tante persone. Un sacco di gente sono venuti da me a dire che mi seguono su Instagram o che guardano i miei video su YouTube, cosa che mi fa super piacere. Ho visto persino alcune Archer bag in foto, una persino dal vivo indossata dalla persona, io ero tipo bowling, quindi è stato super nice e quindi sì, chissà. Intanto affrontiamo la giornata di domani. Piove e io spero così tanto che non piova quando dobbiamo scaricare, perché mi si bagnerebbe tutto. Ho un sacco di cose in carta, la maggior parte dei miei packaging sono in carta, quindi speriamo davvero che smetta di piovere entro oggi tardo pomeriggio sera. Mi serve un cappellino con... Perché è buio qui, è tipo lì le strade, non so. Anch'io. C'è il faro! Anch'io. Excuse me. Hello? Cioè, ho un problema. Andiamo dietro. Ok, scusate. Ho un problema di luce. Pregasi, porsi alla parte illuminata della vita e è molto meglio. Guarda come siamo kawini. Però diventa veleno. Ma sei troppo carino! Oh sì! Blem. Sì. Ultimo giorno di Abilmente Vicenza. No? Volevo dire ultimo giorno di Abilmente Torino. Sto preparando i tavoli per il corso di ricamo di stamattina e molto divertentemente oggi è l'ultimo giorno, è domenica e giorno dopo giorno ho sempre meno materiali, non per mia volontà. Da giovedì a venerdì non c'era più un telaio, da venerdì a sabato ho finito
Vabbè, ho finito dei fili, quella è normale, ci sta. E oggi non c'è più un paio di forbici di quelle a forma di gru che sono molto belle, piacciono molto trovarle alla postazione dei corsi, quindi ho messo un paio di forbici mie non più a forma di gru. E sono tipo, raga, giorno dopo giorno, cioè se questa fiera durava più giorni arrivavo che non avevo più niente. Mi spiace molto, però appunto per fortuna ho comunque materiali in più, anche se magari diversi, per poter finire i corsi. Dove le hai prese colorate? Vedi che mi stanno rubando altre forbici. Pomodoro, Perché sono andata adesso in bagno e sono lavate. Che carino! Come here, vieni qui. Per scambiare le carte Pokémon e qualcuno qui gioca sul tablet, cioè ma Qua scusa, siamo persone serie, scusate. Bisogna avere, cioè metti a confronto, metti a confronto. è per vedere meglio le full art. Ovvio, l'artista, scusate, non posso che ammirare I love la it. collezione I love it, Slay. con la giusta parte, perché ce ne ho quasi tutte doppie. Oh my god, Sì, io sono andata. io queste ho. Allora, confrontiamo. Ok, Sorgatino, ma ce l'hai crudo. tutte le Pazzesco. latte queste. Ah, No. ma come, guarda, c'hai il Pikachu, c'hai il Lilly, c'hai... Sì, no, questo è No, ok. non vuoi avere, guardalo, questo mastodontico, guardalo, fa così. No, c'ho lui che è molto meglio. Stanno viaggiando nell'iperuranio. Yeah! Ma siamo io e te! Mancano 10 minuti alle 17, che è ora della chiusura. Tutti intorno a me, un po' tutti, hanno lentamente iniziato a mettere via, quindi preso dal panico anch'io ho tolto i festoni intanto dallo stand e ora piano piano inizierò a prendere ogni cosa e mettere via molto lentamente, ma con grande agilità, perché stasera bisogna tornare a casa. Sono tornato l'altro ieri da Abilmente Torino e chiaramente lo smontaggio sotto la pioggia mi ha fatto prendere qualcosa perché ora sono leggermente raffreddato e credo si senta dalla mia voce. Ma ci tenevo a chiudere questo video mostrandovi gli acquisti che ho fatto a questa fiera. Ho cercato di vivere a pieno lo spirito del Natale, quindi di cercare di pensare e trovare regali per persone che conosco e in questi regali scegliere acquisti da artigiani, quindi che erano vicino a me alla Via delle Idee o comunque appunto persone che creano con le loro mani. Ho chiaramente fatto e preso anche qualche autoregalo perché chi sono io se non un creativo a cui piace provare e fare tante e nuove tecniche. Quindi senza indugio iniziamo con Soffice Crochet. Avrete visto alcune riprese del suo stand nel vlog. Giorgia è
tecnicamente l'unica persona che conoscevo di Torino prima di arrivare in fiera, e con lei mi ero sentito per avere un feedback da lei su come andava la fiera, su come lei si organizzava, e è stata super di aiuto e fa delle creazioni ad uncinetto così belle. Questa volta che sono riuscito ad andare io a trovare lei, come dire, è solamente 4 anni che la seguo e guardo da distante le sue creazioni aspettando di andare a trovarla. Quindi al suo stand sono stato così contento di poterla finalmente supportare e di scegliere tanti svariati pensierini e creazioni. Di sue realizzazioni finite ho scelto un po' di cose. All'inizio ho preso dei regalini che rimarranno segreti, ma sono all'interno di questa bustina. Ha esposto delle pecorelle. Aprirò questo, anche se sarà un regalo. Ha esposto 2 pecorelle loro e ho preso entrambe. Sono pensate sia come decorazione ma anche come puntaspilli. Io ne ho già messa una a lavoro con gli aghi che ho usato durante i miei corsi di rammendo, mentre l'altra sarà un regalo. Onestamente sono molto in difficoltà nel separarle, però sono molto contento perché so che va ad una persona che adora le pecorelle, e secondo me questa pecorella spanciata è assolutamente adorabile. Giorgia ha assolutamente delle incredibili skill e abilità nel curare il packaging di un prodotto, quindi non è solo il sacchettino in carta, ma è la molletta e lo sticker di una sua illustrazione con il suo et. Super carino e onestamente dovrei prendere spunto. Sempre da Giorgia ho deciso di prendere un suo kit di uncinetto. È stata una scelta super complessa, onestamente volendo li avrei presi tutti, ma no, devo anche fare i conti con il fatto che non ho tantissimo tempo libero, quindi uno sarà sicuramente qualcosa che vorrò provare a fare prossimamente e appunto dovrò trovare il tempo di farne già uno, quindi E alla fine ho scelto Orazio, che è questo gattino pescatore, e i suoi kit sono tenuti in queste scatole, sempre illustrate da lei, con uno sticker illustrato anche questo da lei. Per fortuna ho trovato al suo stand, aveva delle cartoline omaggio e c'era la cartolina di Orazio, quindi così mi permette di mostrarvi quello che spero di riuscire a fare. Quindi questa è la scatola del kit e questo gattino nero con la maglietta a righe è Orazio. Trovo che le creazioni di Giorgia hanno uno stile assolutamente incredibile, e cioè oltre ad essere fatte bene hanno proprio il design stupendo, ed è così carino che all'interno c'è anche il pesce in legno, e quindi ci sarà davvero Orazio pescatore, quindi ha il bastoncino di legno, il filo e poi il pesciotto da dipingere come uno vuole. Assolutamente bellissimo. Mostrerò uno sneak peek dell'interno del kit. Oh, c'era una cartolina di Orazio anche dentro. Ops, oh Giorgia, mi spiace, ti ho rubato più cartoline di Orazio. Anyway, avete visto Orazio in più pose. E infine da Giorgia ho preso anche alcune sue realizzazioni finite che sono arrivate nei giorni successivi della fiera, quindi mano a mano che le si liberava spazio allora portava altre cose da casa e io ero tipo ma questo non c'era ieri, ma questo lo desidero assolutamente. E quindi ho preso una ghiandina decorazione nei miei colori, verde e giallo, tipo era scritto nelle stelle, non potevo lasciarla lì. E poi ho visto lui, questo corvetto amigurumi che sta festeggiando con un vermetto in mano. Lo adoro e il market che organizzo ha come mascotte un vermetto, e quindi appena ho visto il vermetto fatto all'uncinetto ero tipo adoro. E aveva un fiocchetto rosso e indossava un cappello rosso e bianco e io ho detto Giorgia, ma non è che lo faresti con il cappellino giallo e verde, che sono i miei colori? E Giorgia non solo ha fatto il cappellino giallo e verde, ma mi ha anche messo il fiocchetto verde. Io, too much, assolutamente. Lo adoro e ora devo trovargli un nome.
È una degna locazione nello studio, però prima di tutto un nome. Quindi, come ho raccontato appunto, prima di arrivare in fiera conoscevo Giorgia e Giorgia mi ha fatto conoscere Simon, che è stato, diciamo, in diagonale rispetto al mio stand, quindi a fianco invece a Giorgia, ed è anche lui è un artista illustratore che in fiera ha portato le sue creazioni di needle felt, quindi di lana cardata e di sculture con la lana cardata, e ha fatto corsi che avrei così tanto voluto partecipare a un suo corso, ma dovendo tenere i miei non ho potuto, però soon. E da Simon ho preso un regalo, quindi anche questo non lo mostrerò in camera, ma ci tenevo a appunto farvi sapere che. Quindi questo è il set di materiali e questo invece è un kit per realizzare delle spille con delle forme specifiche che non ho intenzione di dire in caso la persona a cui lo regalerò stia guardando questo video, però super nice. E per me invece ho preso la stessa cosa ma con altre forme. Quindi ho preso un set di materiali e un kit per realizzare delle spille a forma di fungo, ghianda e zucca, perché amiamo l'autunno in questa casa. Fa ridere perché questa è la prima volta che sto aprendo queste cose, quindi alcune le sto aprendo qui davanti a voi. Ok, interessante. Quando mi ha detto ti do il kit di materiali, io ho detto di sì, ma senza sapere cosa stavo andando a prendere. Vabbè, ma ci siamo capiti. Dunque, questi sono dei proteggidita e questo è un manico giallo, questo l'ho chiesto giallo, con invece una serie di aghi di sostituzione, un tappetino da infeltrimento e il Big Boy, cioè l'ago a più punte per lavorare più velocemente. Ho un sacco di cose da imparare, chiaramente. Urge telefonata con Simon. Da Simon, in maniera un po' spontanea, no, abbiamo swappato un po' di materiali e alla fine io gli avevo chiesto dei suoi sticker, visto che appunto è un illustratore, ma siamo arrivati un po' tardi alla fiera, cioè nel senso ce ne siamo ricordati quando stavamo chiudendo, stavamo smontando, quindi letteralmente Simon ha aperto la sua cassettina ed era tipo prendine uno e mi ha riempito di sticker, io euforico, quindi vediamo se riesco a mostrarvene un po', tipo questo sticker di Halloween. Assolutamente bellissimo. Penso di avere una collection di funghi, onestamente non so benissimo quanti ce n'erano nella collection, io ne ho un paio e ho delle fragoline e ne abbiamo anche alcuni in vinile, tipo questo è anche olografico, guarda che stile. E invece ho apertamente, nel senso che l'ho detto a Simon, come a tutte le persone che stavano aiutando Simon nello stand, ho rubato questo sticker. Questi sono gli sticker che Simon mette sopra i kit per identificare cosa c'è all'interno. Quindi ad esempio questo è uno sticker con le immagini di quello che sono i materiali all'interno per fare queste spille, e aveva un kit per fare delle ranette e io ho preso lo sticker, non il kit. Forse avrei dovuto prendere anche il kit, ma alas, ho preso lo sticker ed è assolutamente adorabile. E la mia ranetta preferita è quella che dorme. Yippee. Allo stand di Simon, questa è stata un'emozione assolutamente grandissima, ci siamo sentiti, che per aiutarlo a gestire lo stand è andata una mia amica, Alice, anche lei fa l'illustratrice, e che lei abita a Roma, quindi non ci vediamo particolarmente spesso, quindi è stato davvero bellissimo avere questi 4 giorni di convivenza in cui appunto poter ogni tanto chiacchierare e aggiornarci. E Alice è stata super carina perché è andata allo stand di Gianni Puri, illustratore bravissimo, e mi ha preso questo segnalibro con bruchetto, proprio perché appunto a me piacciono i vermetti e questo sembra un vermetto super colorato, però è un vermetto. Ed è assolutamente bellissimo perché si vedono proprio la texture di tutte le diverse carte che ha utilizzato per crearlo. Molto molto bello. Grazie Ali.
sempre nella via delle idee e che conosco da molte edizioni di Abilmente Vicenza. Ho comprato altre cose da loro e anche in altri haul ho mostrato cose comprate da loro. Sono andata a trovare gli amici di Kiamon Design. Loro fanno timbri e con i timbri che fanno stampano su stoffa e con le stoffe stampate realizzano accessori, pochette e altre cose. E però io, forse scioccamente, non sapevo che vendessero anche i timbri. That's on me. Sicuramente hanno sempre venduto i timbri, sono solo io che ci sono arrivato adesso. E quindi stavolta ho deciso di comprare, invece che una loro creazione timbrata, direttamente i loro timbri. Anche perché ho trovato, hanno fatto questi timbri proprio Fiber Arts e non potevo assolutamente lasciarli lì. Quindi sono appunto il gomitolo di lana, la bobina di filo e l'ago e il filo da ricamo. Non vedo l'ora di provarli e secondo me sono super super deliziosi. E infine pensavo di non voler fare acquisti, diciamo, agli stand grandi, ma appunto volermi tenere solo nella via delle idee. Però poi una mia corsista del corso di Rammendo mi ha mostrato cosa aveva comprato lei in giro e aveva comprato dei calzini allo stand dell'associazione sul filo dell'arte, perché sbaglio sempre nome, sul filo dell'arte. Quindi aveva comprato una cosa allo stand dell'associazione sul filo dell'arte, che ad ogni abilmente portano delle mostre realizzate in fiber arts assolutamente bellissime. Io avevo già visto la loro mostra attuale, che è quella che avevo visto a Vicenza, quindi a Torino era la stessa, e ora loro si stanno preparando per le nuove mostre che arriveranno nel 2026 e che assolutamente non vedo l'ora di vedere. E per supportare l'associazione vendevano dei calzini realizzati in 80 lana, 20 viscosa, che io penso siano stati fatti a macchina, nel senso macchina da maglieria, ma in realtà non lo so. Però Fia mi ha mostrato quelli che ha comprato lei, che erano esattamente uguali a questi, e io ho detto: queste sfumature di verde sono troppo belle, e quindi sono andato a vedere se avevano un paio fatto con lo stesso gomitolo, e c'era, eccolo, e quindi l'ho adottato. Penso che la cosa che mi ha fatto più piacere, a parte ovviamente supportare un'associazione che fa un bellissimo e ottimo lavoro, ma che tutti i calzini che avevano in vendita erano dal 42 al 46 come numero, e io sono sempre in difficoltà perché di solito i calzini in vendita normalmente sono tipo dal 36 al 41 e io ho un 42, e quindi o lo prendo e so che lo streccerò incredibilmente tanto e il design di solito sarà tutto tipo... E invece questi no, questi erano calzini grandi. Quindi sono stato super contento, e ho trovato anche dei calzini verdi molto belli. Questi sono stati i miei acquisti della fiera, quindi appunto non tantissime cose, e soprattutto sono stracontento di aver scelto cose da artigiani e cose che ho anche voglia di provare a fare: amigurumi, needle felting, timbrare, non vedo l'ora. E sono super contento di aver avuto modo di comprare e supportare alcuni artigiani e risolvermi alcuni regali di Natale, quindi sempre un'ottima cosa. Non vedo l'ora di consegnare i regalini alle persone e vedere se piaceranno. L'esperienza a Torino è andata molto bene. Alla fine ho fatto i conti e ho fatto corsi a più di 50 persone. Corsi diversi, non tutti di una stessa tecnica, però nei 4 giorni ho fatto così tanti corsi. Credo che quello sia stato assolutamente essere la prima volta che portavo i miei corsi a Torino, e quindi tutto il pubblico, un sacco di persone mi hanno detto e mi hanno scritto: guarda che veniamo a trovarti dalla Liguria, da Milano, dall'Alto Piemonte, e ho detto oh, ok, sicuramente la comodità di andare a fare fiere in città un po' più grandi è appunto che le persone possono un po' conglomerarsi e venire tutte a trovarti in quell'ambiente. E quindi, come dire, nel vlog di preparazione ad Abilmente Torino ho chiesto a Torino di trattarmi bene, e ora che torno ne sono decisamente contento. Voglio assolutamente ringraziare Margherita, una mia follower che non riusciva a passare a trovarmi in fiera, ma mi ha comunque scritto e mi ha detto: guarda che se vieni a Torino ti consiglio io un po' di posti vegani in cui andare a mangiare, e ho seguito i suoi consigli, quindi grazie per aver condiviso degli ottimi consigli.
Non ho visto Torino, ho riso e scherzato di questo durante i 4 giorni di fiera. Quando sei in fiera ovviamente quello che vedi è l'interno del padiglione e i giorni non hanno più senso perché la luce del sole non c'è, è molto estraniante, ma conosci un sacco di belle persone, c'è un sacco di creatività, c'è un sacco di modo di mettersi in gioco e ho ricevuto un sacco di complimenti, quindi sono stato davvero davvero soddisfatto. Però quelle 2 sere in cui ho avuto modo di andare a Torino, a vedere Torino buia e chiusa, perché abbiamo visto la Mole fuori, buia, il museo egizio da fuori, chiuso, e siamo stati fortunati perché c'erano già le luci di Natale, quindi almeno quelle hanno reso un po' le vie e i paesaggi un po' più special. Però, come dire, Torino è sembrata una città davvero molto carina e in cui sarei molto felice di tornare oltre alla fiera, quindi di tornare per visitare la città. Quindi chissà, speriamo, magari in futuro. Spero ti sia piaciuto venire con me a vivere questa esperienza a Torino. Io spero davvero tanto di poter fare altre esperienze simili perché per quanto sia assolutamente faticoso e torno a casa raffreddato, è una soddisfazione enorme e è un po' il segno tangibile di tutto quello che faccio qui chiuso nel mio studio, nella mia stanza, tutto quello che creo e tutto quello che racconto nei miei vlog. Poi quando sono lì e le persone mi dicono metto sempre i tuoi vlog in sottofondo mentre faccio maglia o uncinetto e mi tengono tanto compagnia e sono sempre contento di sapere cosa stai facendo e io sono emozionatissimo perché è quello che mi piace fare, è quello che voglio fare per la gente ed è quello che anch'io faccio con altre persone che fanno vlog e io appunto magari guardo i vlog di altri mentre io crafto. Quindi sì, sono super super contento e spero, e chissà, spero di tornare. Se questo video ti è piaciuto ne trovi tantissimi altri sul mio canale e spero di vederti in un prossimo video.